Ed eccola qui, nuova moto del Tigerista. Ebbene sì, qualcuno aveva indovinato, è una V85 TT, anno 2023, non l'ultimissima, ma già la versione con tubeless, motore Euro 5, tutte le mappature del caso. Adesso ho lasciato anche le luci accese ed eccola qua. Non la vedete nella versione originale, io ho già applicato un parabrezza, un porta GPS come vedete e delle borsette da viaggio e un portaborsa posteriore tank lock, perché ho già fatto un viaggio in Toscana con degli amici. Devo dirvi subito che le prime impressioni sono ultra positive, vibrazioni super positive dall'850 di Mandello, che ha tutta la sua coppia tra i 3000 e i 5000 giri, e devo dire tantissima roba. Una bellissima ciclistica con la forcella appunto Marzocchi, la vedete anche sporca dal viaggio, e in questa livrea che ho trovato andandola a ricercarmela per bene, giallo muove, livrea evocativa. Ma passiamo subito a quelle che secondo me sono, diciamo, le peculiarità di questo modello. Questo modello, quali sono le peculiarità? Euro 5 che non ha voluto dire perdere coppia, appunto abbiamo 82 Newton se non ricordo male, ma è proprio l'erogazione quella bella bella bella. Non tanti giri, perché questo motore, avendo una distribuzione ad aste bilancieri appunto, non permette un elevatissimo regime di rotazione, raffreddamento ad aria, quindi di per sé meccanica molto semplice, ma non per questo vecchia. È un progetto, come sapete, Guzzi, che si mantiene fedele negli anni, quindi l'architettura del motore, ve lo faccio vedere da qua che si vede bene. L'architettura del motore a V di 90 gradi fronte marcia e appunto raffreddamento ad aria, quindi semplicità. Abbiamo anche, cosa unica nel suo panorama per queste cilindrate, la trasmissione a cardano, ok? Quindi nuovo cardano, che in Guzzi è sempre stato ovviamente adottato, monoammortizzatore super regolabile, idraulica e precarico che io ho quasi scaricato del tutto. Mi piace una moto molto morbida appunto. E quali sono i grossi pregi? Le vibrazioni positive che trasmette non sono mai fastidiose, neanche ad andature autostradali. Non ha mai le vibrazioni appunto che danno fastidio, ma sono delle pulsazioni che sono molto belle. Ti porta proprio ad usarla, a essere in sintonia con lei e ad avere un certo feeling che va un po' oltre a quello della guida. Mi metto qua perché secondo me questa vista è meravigliosa, questo serbatoio enorme, 24 litri, l'autonomia esagerata se non si esagera col gas, siamo intorno ai, a volte anche 500 km. Con questa moto io ho già percorso all'incirca quasi 2000 km nel periodo in cui ce l'ho, quindi praticamente in un mese, e devo dire che mi ha piacevolmente stupito. Come dicevo appunto, io ho già applicato un parabrezza Touring con le alette che vanno a proteggermi anche parte delle spalle, un porta GPS perché senza tutti i miei percorsi sarei perso, devo dire la verità, e in aggiunta ho appunto alloggiato la centralina Guzzi Mia, che è sostanzialmente la centralina che interfaccia il telefono con tutta la strumentazione, quindi si possono registrare viaggi, si possono registrare una sorta di telemetrie e quant'altro. Quadro strumenti LCD piccolino, logo Moto Guzzi, TomTom che parte a manetta, e da qui potete vedere appunto tutte quelle che sono le schermate. Abbiamo giri, velocità inserita, carburante, autonomia residua, percorrenza totale, e poi ci sono tutta una serie di mappe che vengono indicate qua sotto, appunto quando il telefono e l'interfono vanno a essere agganciate alla centrina mia. Qua compare un'altra icona, magari ci faremo dei video dedicati. Altro punto bellissimo sono due per quanto riguarda l'ergonomia e il comfort. Una sella comodissima, devo dire la verità, oltre che di una fattezza, devo dire, di prim'ordine, molto bella, molto morbida, sostenuta il giusto, e i blocchetti. Io non ho mai visto dei blocchetti moto fatti così bene.
e quindi questa cosa mi piace davvero tanto. Come vi dicevo, sono solo vibrazioni positive, a differenza addirittura anche di Triumph a velocità autostradali gli specchietti non vibrano, e pensate che questo insomma è un 850 bicilindrico. Comunque non ci sono solo pro, ma ci sono anche contro, che analizzeremo magari, potete vedere anche la targa, tanto non ho niente da nascondere, che analizzeremo insieme, magari, o vi analizzerò, vi porterò sul canale un video di comparativa, perché mi piace un sacco andare a trovare differenze, non è tutto positivo e non è tutto negativo, anche perché parliamo di due, come si suol dire, di due benchmark, cioè di due moto che nel loro campo hanno venduto tantissimo e che sono super validissime. Quindi da faccia a faccia, diciamoci, io mi sono fatto portare soprattutto da quello che è stata per me la mia, appunto, la mia esperienza pregressa negli anni, cioè avevo già guidato Moto Guzzi e dopo tantissimi anni di Triumph, come sapete, sono voluto tornare. Sono voluto tornare perché comunque Moto Guzzi è una moto un po' più semplice, un po' forse meno dotata sotto certi punti di vista, più dotata sotto certi punti di vista rispetto al Tiger 900, ma vorrei arrivare a fare un video dedicato per questo. Diciamo che le peculiarità del nuovo modello, di questo modello, sono sicuramente tantissima coppia ai bassi, perché a 3000 giri disponiamo già dell'80% del totale, che sono 82 Nm se non mi ricordo male, e coppia massima a 5000 giri, che con un bicilindrico diciamo essere quello che fondamentalmente ci serve per i nostri giri, per i miei giri. Ho trovato delle piccole lacune, ho trovato dei grossi pregi, devo dire la verità, di cui magari vi parlerò in un video dedicato, magari un po' di comparativa con quello che è il Tiger 900. Quello che vi posso dire è che questa è sicuramente una moto, come amo dire io, è una moto con l'anima, cioè nel senso, questa moto vi trasmette davvero delle vibrazioni non fastidiose ma molto positive, e quando guidate è proprio un piacere farvi portare a passeggio da lei. Un'altra bellissima cosa che appunto nei viaggetti che ho fatto, se volete, una scelta costruttiva che Guzzi fa da sempre e che invece è in Triumph solo sul 1200, è il cardano. Avere il cardano nei viaggi di qualche migliaio di chilometri e più di qualche giorno è un bel vantaggio, soprattutto quando incrociamo acqua, quando incrociamo appunto quelle situazioni che necessiterebbero della pulizia della catena. Qua si prende, si va via tranquilli, insomma. Per il resto un motore che mi ha molto stupito, un cambio che mi ha molto stupito, innesti molto dolci in questa versione, devo dire la verità. La moto in questione l'ho comprata a 8000 km circa, sentite anche le campane che arrivano. Appunto circa 8000 km, l'ho comprata soprattutto perché questa livrea non è più disponibile nei nuovissimi modelli 2024, che a me onestamente piace tantissimo, col telaietto rosso, e guardate che bella, con il telaietto rosso e appunto la verniciatura bianca gialla evocativa, diciamo giallo moave come si chiama in gergo, e per il resto è una moto con la quale mi sono sentito subito a casa. Ha una dotazione, mappature, sospensione di primissimo livello, primissimo equipaggiamento. Mi sono dedicato a un po' di setting, nel senso che le sospensioni le ho riportate verso lo stato originale, perché il precedente proprietario aveva secondo me precaricato un po' troppo, la moto era molto veloce nel rispondere alle buche, a me non piace, piace una cosa più touring, più morbida appunto, e grandi freni, devo dire la verità, grande motore per quello che concerne, per chi conosce l'entità di Guzzi, quindi ha tutta un'architettura bicilindrico, fronte marcia, V di 90 gradi, raffreddato ad acqua e distribuzione ad aste bilancieri, quindi una soluzione tra virgolette super vecchia, ma che in alcuni casi può diventare anche super moderna, come in questo caso qui, appunto con gli ultimi aggiornamenti è arrivata a fare l'Euro 5, e io sono molto soddisfatto e curioso. Sono già andato un weekend in Toscana con degli amici a fare un giro, e durante tutto il tragitto mi ha solo che strappato un grosso sorriso, devo dirvi la verità. Per i prossimi video vi porterò alcuni video, ovviamente sapete che io la moto me la personalizzo, quindi andrò a montare delle protezioni,
protezioni anche di adesivi resinati e quant'altro, quindi porterò sicuramente questo, porterò un video di comparativa, porterò un video di tutti gli upgrade che andrò a fare sulla moto, in primis magari per quanto riguarda anche l'equipaggiamento dei pneumatici. Sto viaggiando con le Michelin Anaki Adventure, che di primo equipaggiamento non sono male, devo dire la verità, però secondo me in alcuni frangenti per la mia guida credo che dovrei passare a un qualcosa di un po' più stradale, anche se la moto può fare tranquillamente del fuoristrada. Quindi io vi rimando al prossimo video, che sarà sicuramente il video di una comparativa. Intanto io vi ringrazio e dal taggerista e da questo sole abbagliante è tutto. Ciao ragazzi!